Tutto ciò che è connesso è visibile. Pensavi che Google fosse un semplice bibliotecario? Ti sbagliavi. È la più grande spia mai creata dall'uomo. E oggi ti darò le chiavi per interrogarla. Dimentica la ricerca semplice. Entriamo nel campo del Google hacking. Con una singola stringa di codice, un payload di pochi caratteri, possiamo squarciare il velo della privacy aziendale. Niente software, niente attacchi, solo pura logica OSINT. Useremo operatori come InTitle, InURL e FileType per mappare i perimetri digitali. Troveremo directory aperte, log di sistema pieni di credenziali e server FTP dimenticati dal tempo. E il footprinting alla sua massima potenza, invisibile, legale e letale. Ti mostrerò come il Google Hacking Database cataloga le falle del mondo intero e soprattutto come evitare che il tuo finisca nella prossima lista di leak. Non distogliere lo sguardo, stiamo per entrare nel database di Google. Bene ragazzi, prima di partire con la pratica è bene spiegare che cos'è il Google Dorking, o tecnicamente conosciuto come Google Hacking. Il dorking è l'arte di utilizzare gli operatori di ricerca avanzati di Google per scovare informazioni che non sono destinate al pubblico, ma che Google ha indicizzato per errore. In parole povere, Google scansiona tutto il web 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se un amministratore di sistema lascia una cartella aperta o un file sensibile senza protezione, Google lo trova e lo mette nel suo indice. Il dorking è la tecnica che usiamo noi per interrogare quell'indice e farci sputare fuori quei dati nascosti. Si usa per la cyber security, il pen testing, l'OSINT e le vulnerabilità zero day. Tecnicamente questo è un attacco passivo. Il sito della vittima quindi non si accorge di nulla perché tu stai interagendo solo con i server di Google. Ok, prima di lanciare i nostri payload ci serve un obiettivo. Il nostro obiettivo, in onore del lancio sulla Luna del nostro famoso Artemis 2, useremo la NASA. Bene, perché proprio la NASA? Perché è una superficie di attacco mastodontica. Gestiscono migliaia di sottodomini, server FTP, database scientifici. In un perimetro così vasto, l'errore umano è statistica, non è una possibilità. Faremo quello che in gergo si chiama ricognizione passiva. Quindi raccoglieremo informazioni senza mai toccare i loro server, interpellando solo l'indice di Google. La prima cosa che andremo a fare è, all'interno del nostro motore di ricerca, ci scriveremo NASA. Una volta cliccato NASA, ragazzi, ci uscirà innanzitutto il dominio principale, quindi nasa.gov, e poi i vari social, le varie testate giornalistiche. Bene, questa è una ricerca semplice. Con il comando site:/nasa.gov questo, ragazzi, delimita il perimetro. Quindi tutto ciò che non è sotto questo dominio viene scartato. È il nostro recinto virtuale. Quindi ci elimina tutte le parti che realmente non ci servono. Una volta dato l'ok, ci uscirà solo ed esclusivamente la parte interessata. E come ben potete vedere, non abbiamo più i vari link esterni. Bene, una volta che abbiamo delimitato il perimetro, sempre sulla nostra stessa barra di ricerca, ci andremo a scrivere spazio InTitle index off. Questo cerca le directory aperte. Se un tecnico ha caricato dei file e non ha disabilitato il directory listing, noi possiamo vedere l'intera struttura delle cartelle come se fossimo nel suo PC. Diamo un bel invio e ci troveremo tutte le nostre directory aperte. Bene, fermiamoci un attimo. Perché è pericoloso avere delle directory aperte? Perché all'interno si possono trovare file che probabilmente loro non ci vogliono far trovare. Bene, ora apriamo la nostra prima directory e ci ritroviamo all'interno. Se noi facciamo in base alla data di modifica, queste sono tutte le directory aperte dal 1995, ragazzi, fino al 2026. Queste sono cartelle e sottocartelle che sono state dimenticate dal tempo. Bene, ora da nasa.gov togliamo l'InTitle e al posto dell'InTitle ci mettiamo il file type. Ci mettiamo file type con estensione PDF. Considerate una cosa, che oltre all'estensione PDF possiamo mettere anche l'SQL, i log, l'env, estensioni comunque di sistema. Con questo comando ignoriamo il sito web,
quindi ignoriamo proprio il sito web di nasa.gov e puntiamo direttamente ai documenti pesanti o ai file di configurazione. Diamo un bel invio. Bene, e come potete vedere abbiamo i primi documenti. Clicchiamo sul primo documento. Questi sono documenti che esistono in giro per il web, ma che sono comunque difficili da scovare. E come ben potete vedere è un documento PDF del lontano 1976 per la missione verso Marte. Andando giù ci troviamo altri PDF. Questi sono tutti PDF che con la giusta indicizzazione andiamo direttamente a estrapolarli e a scaricarli. Sono file che voi non vedrete mai nella ricerca classica. Ora togliamo il file type e al posto del file type ci mettiamo l'URL FTP. Bene, questo ragazzi cerca i server di trasferimento file e spesso i ricercatori caricano dati grezzi su server FTP dimenticandosi di proteggerli con la password. Diamo sempre un bel invio e abbiamo i primi FTP. Clicchiamo sul primo e ci abbiamo le nostre directory per poterle navigare con leggera tranquillità. Scendendo giù ci troveremo migliaia e migliaia di FTP aperti. Possiamo aprire tranquillamente qualsiasi link, ci rimanderà alle cartelle FTP. Bene ragazzi, siamo arrivati alla parte dove si iniziano ad utilizzare le combo perfette. Come potete vedere qui con il site nasa.gov file type PDF internal use only troviamo manuali tecnici, report di missione o policy di sicurezza interne che sono state indicizzate per errore. Quindi troveremo documenti che noi comuni mortali non possiamo sapere. E già in prima battuta questo for NASA internal use only. Lo apriamo e sappiamo che non so neanche che cosa è, comunque è un documento, sembra un report che contiene dei dati sicuramente sensibili perché sono documenti esclusivamente interni. Ne andiamo a beccare un'altra. Andiamo un po' più giù e ci prendiamo, ma proprio l'ultima, vediamo. E questo è un documento che parla del Next Space Technologies for Exploration Partnership. Bene, questo documento io ovviamente ragazzi non so cosa significhi, però comunque penso che sicuramente ci sia qualcosa di molto interessante o anche visivamente da esplorare. Un'altra combo perfetta ragazzi non è altro che il site ***.nasa.gov entitled Index of Backup. Questo cerca in tutti i sottodomini della NASA cartelle aperte che contengono la parola backup, quindi è la miniera d'oro per trovare vecchie versioni di siti o di database. E all'interno abbiamo sicuramente qualche backup, ma lo apriamo. Parliamo comunque di anni e anni fa, perché se io vado nell'ultima modifica mi dà fino al 2009. Bene ragazzi, questi non sono altro che backup. E poi non ci può che risaltare all'occhio la parola login. Bene, ora non so che cosa siano queste, però comunque vanno decifrate. Abbiamo comunque i vari backup come i geo backup. Questi sono backup dimenticati nel tempo. Ovviamente potete scendere e sbizzarrirvi come volete. Mentre con questo comando, con il site NASA gov in URL FTP pub, bene, troviamo le cartelle pubbliche dei server FTP della NASA dove potrebbero esserci file caricati o dimenticati da anni. Diamo un bel invio. Ci abbiamo comunque dei file abbastanza succosi, che comunque ce ne sono un bel po'. Ne apriamo giusto uno. Abbiamo un catalogo e queste sono comunque estensioni. E come possiamo vedere abbiamo tantissime cartelle FTP aperte. Ne apriamo una. E come sempre abbiamo delle directory e sottodirectory e all'interno ci sono file zippati che io al momento non andrò ad aprire, poi beh, la vedete voi con la NASA. Ok ragazzi, abbiamo visto ora la NASA, ma non pensare che il dorking quindi serva solo a scovare file spaziali. La verità è molto più inquietante. Ogni dispositivo connesso a internet che non è protetto da un firewall o da una password solida è una potenziale vittima di queste stringhe di ricerca. Stiamo parlando quindi di infrastrutture critiche, aziende private e persino anche la tua casa in domotica.
Con le indicizzazioni giuste possiamo andare alla ricerca di queste cartelle. Anche i dispositivi IoT o le telecamere di sicurezza, quindi la videosorveglianza, sono accessibili con una semplice ricerca perché usano software standard senza autenticazione. E l'esempio è Shodan. Shodan è un motore di ricerca fatto solo ed esclusivamente di indicizzazioni. Come anche gli sviluppatori a volte lasciano i log di debug attivi su server di produzione e quindi con delle apposite ricerche possiamo andare a scovare database e log di errore. Non può mancare anche la sanità, soprattutto in Italia. Anche gli ospedali o cliniche minori possono commettere errori di configurazione. Con il DORC giusto, sempre con il site X, file type, referto medico eccetera, possiamo trovare documenti clinici che violano totalmente la privacy. E ovviamente ragazzi ci tengo a precisare che visualizzare questo tipo di dato, soprattutto per ospedali o cliniche di diverso genere, è una violazione gravissima. Arrivati a questo punto la domanda sorge spontanea: ma se è così facile trovare tutto questo su Google, come facciamo a proteggere i nostri dati? Bene ragazzi, la sicurezza non è un prodotto, è un processo. I 3 pilastri per blindare il tuo perimetro digitale è il file robots.txt, i meta tag e il security by obscurity. Bene ragazzi, con il comando robots.txt questo non è altro che un semplice file di testo nella root del tuo sito. Il meta tag invece non è altro che inserire un tag HTML specifico nelle pagine che non vuoi appaiano nei motori di ricerca. Mentre invece la security by obscurity è pensare che un file sia sicuro solo perché l'URL o è lungo o è complesso. Bene, la soluzione: autenticazione forte, quindi multi-factor authentication, e access control list. Quindi se un file è sensibile deve richiedere un login, non può essere aperto. Morale della favola: il miglior modo per difendersi è pensare come l'attaccante. Prendiamo per esempio le stringhe che abbiamo visto oggi, sostituisci nasa.gov con il tuo dominio del tuo sito e guarda cosa sputa fuori Google. Se trovi qualcosa che non dovrebbe esserci, intervieni subito. Questo, ragazzi, in gergo si chiama vulnerability assessment ed è quindi la tua prima linea di difesa. Ma aspetta, non pensare ovviamente di dover inventare ogni singola stringa da zero. Esiste un posto, un archivio leggendario, gestito comunque dai ragazzi di Exploit Database, che si chiama Google Hacking Database. È qui che la community globale di ricercatori di sicurezza carica ogni giorno nuovi payload per scovare server vulnerabili in tempo reale. Abbiamo diverse categorie e il Google Hacking Database trasforma Google in uno scanner di vulnerabilità automatizzato. Quindi invece di cercare a caso, un attaccante può semplicemente copiare una DORC fresca e avere istantaneamente una lista di bersagli pronti per l'exploit. Non lo vedete perché c'è la mia cam, ma in alto a destra c'è il quick search. Quindi io all'interno ci scrivo NASA, do un bel invio e lui ci ha dato questa ricerca con entitle index of index log in URL NASA. Tutto ciò che noi dobbiamo fare è copiare questa stringa e metterla su Google. Bene, questo è dorcare il sito della NASA. Quindi ragazzi, arrivati qui, il Google Dorking è la dimostrazione che nel 2026 la privacy non è un diritto garantito, ma una configurazione da proteggere. Queste tecniche sono un'arma a doppio taglio, quindi se le dovete usare, usatele per testare i vostri sistemi, per fare un OSINT etico e per capire quanto sei davvero esposto. Questo non è altro che il Deep Web di Google. E se ti è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, farete contento me e farete contento Gino. Prova a dorcare il tuo sito e fammi sapere nei commenti se hai trovato qualche file che non doveva essere lì. E come diciamo sempre, restate curiosi, restate etici e restate invisibili.